benvenuti tutti al vostro Luca Talan. Tutti abbiamo qualcuno di riferimento che seguiamo e apprezziamo, ma soprattutto per la loro bravura, per il loro modo di spiegare, per il loro modo di creare le squadre. E pensiamo talvolta, perché capita ragazzi anche a me, nonostante comunque anche io faccia video, capita anche a me, e comunque andiamo a pensare, se devo arrivare lassù, se io volessi competere in Divisione 1, volessi competere fra la top 10, la top 100, che cosa devo fare? Come realmente quella persona c'è arrivata? Cioè, devo usare per caso le loro squadre, devo usare i loro trucchetti, i loro metodi. Ragazzi, ovviamente non è semplice, queste persone, a parte conoscere bene molti meccanismi del gioco, hanno anche le mani, però comunque queste domande sono lecite e ce le poniamo. I nostri team non sono impeccabili, ragazzi, proviamo a considerare. A differenza di alcuni player molto forti, i nostri team non sono impeccabili. Le istruzioni talvolta, ragazzi, sono rivedibili e tante altre piccole cose comunque che fanno sì poi che la squadra, per un motivo o per un altro, non giri correttamente. Se però, ragazzi, sapete, però c'è una cosa, c'è un però, ragazzi, perché se aspettiamo di arrivare in quella dimensione, quindi dobbiamo per forza utilizzare un determinato team, fare determinate cose per arrivare in quella divisione, ragazzi, o in quella posizione, probabilmente, ragazzi, stiamo perdendo tempo, perché non ci arriveremo, non dico mai, però magari tarderemo molto ad arrivarci, perché non sarà mai il momento giusto, perché non troviamo mai alla fine della fiera, magari per poco, la squadra giusta. La soluzione, ragazzi, la soluzione a tutto questo, per avere il successo e per puntare comunque ad arrivare in Division 1, toglierci qualche soddisfazione e vincere qualche partita, ora vedremo 4 piccoli consigli che vi aiuteranno appunto in tutto ciò. Il primo, ragazzi, qual è la prima analisi, diciamo, che faccio? È quella che comunque, ragazzi, non abbiamo fondamentalmente sempre la testa giusta. Un giorno siamo stanchi, un giorno non abbiamo voglia, un giorno giochiamo magari solo perché abbiamo quell'ora dopo pranzo libera per poter giocare, o di notte o di mattina, insomma un po' quando pare a noi. Ragazzi, fondamentalmente è vero, ormai anche io gioco, purtroppo cerco di ritagliarmi il tempo in mezzo a tanti altri impegni e tante altre cose, però comunque c'è da dire che non sempre poi riesci a essere performante o riesci a essere concentrato su quello che stiamo facendo. Di conseguenza è ovvio che tralasciamo qualcosa per strada e soprattutto non riusciamo magari poi a divertirci nemmeno come vorremmo. Non conosciamo alla perfezione, ragazzi, i meccanismi buggati, come ad esempio magari anche 2 accoppiamenti di 2 attaccanti, come ad esempio il fare sempre gli scavini anziché i passaggi rasoterra, metodi per parare i rigori, metodi per far sempre gol da calcio d'angolo. Purtroppo, ragazzi, ci sono dei meccanismi su questo gioco che, lo sappiamo benissimo, sono un po' buggati, sono un po' rotti. Ci sono dei giocatori che sanno sfruttare anche il kick-off, ad esempio, molto bene, e di conseguenza loro magari iniziano la partita già e si trovano in vantaggio di 1-2-0, proprio perché sanno sfruttare tutte queste piccole cose che invece noi magari un po' trascuriamo, un po' tralasciamo. Io, ragazzi, sono il primo che purtroppo, ahimè, un po' le tralascia, un po' le lascia, perché giocando poco delle volte magari voglio veramente accendere la PlayStation solo per il piacere di farmi un match e non di stare a pensare troppo a 1000 cose. Certo, bisogna avere sempre in considerazione alcuni, diciamo, aspetti basilari del gioco, come ho già detto tante ormai volte, in tantissimi video, il fatto di conoscere le istruzioni individuali, di conoscere gli stili di gioco squadra, stili di gioco individuali, quindi sono, diciamo, delle cose basilari che vanno comunque tenute in considerazione. Però comunque delle volte, purtroppo, mi duole dirlo, ma non abbiamo la testa giusta e non conosciamo i meccanismi, purtroppo diciamo buggati. Il terzo consiglio, ragazzi, qual è? Quello di avere chiaramente i comandi e la telecamera giusta. Cioè, questi giocatori che giocano in maniera, diciamo, assidua e che militano in determinate posizioni hanno da sempre, ragazzi, gli stessi comandi, la stessa telecamera, si sono ormai abituati, che la conoscono a menadito, gli stessi comandi lo stesso.
non cambiano quasi mai modulo, ragazzi. Quindi fondamentalmente sono tutte piccole cose che la telecamera giusta, quindi sempre la stessa, il controller giusto, sempre quindi lo stesso, sempre lo stesso modulo, perché il cambiare modulo, ragazzi, purtroppo ricordatevi che è un'arma a doppio taglio, vi porta magari a novità, a cose che vi fanno divertire di più inizialmente, però poi magari vi porta anche a situazioni che non conoscete benissimo. Queste persone invece magari utilizzano, ecco, un modulo simile al mio da sempre, di conseguenza ormai con questo modulo, anche se poi perdono, ma è difficile magari che lo facciano, però anche se poi perdono comunque tengono sempre questa squadra, anche se fanno quelle 5 sconfitte perché incontrano magari altri numeri 1 al mondo, fanno magari quelle 3, 4, 5 sconfitte, ma tengono comunque, ragazzi, questa squadra. Ma andando cambiano un giocatore, spostano un mediano, lo fanno diventare CC e viceversa, però, ragazzi, la squadra fondamentalmente, l'intelaiatura, ecco, chiamiamola così, rimane sempre comunque la stessa. L'ultimo consiglio, ragazzi, che è quello appunto che vi do, è quello di comunque divertirci. Ragazzi, il divertimento, ricordiamoci, è la cosa essenziale. Noi, l'ho detto già prima nel consiglio numero 1, o comunque nell'analisi numero 1, noi molto spesso giochiamo senza testa, noi molto spesso giochiamo tanto per giocare, ma fondamentalmente la cosa ci dobbiamo chiedere: in questo momento ci stiamo divertendo o stiamo giocando solo perché magari dovevamo giocare a quel gioco, solo perché magari abbiamo mezz'ora e vogliamo provare ad accendere la PlayStation o l'Xbox o insomma quello che abbiamo? E questa è proprio lì la differenza, ragazzi. Nel momento in cui noi ci divertiamo, che abbiamo proprio voglia di giocare, anche i match, credetemi, andranno diversamente. Se noi invece giochiamo solo perché dobbiamo giocare, solo perché stiamo temporeggiando, spesso e volentieri, ragazzi, poi magari incappiamo in brutte sconfitte che ci fanno solo venire 1000 dubbi sulla nostra squadra, sulle nostre istruzioni e via dicendo. Quindi, ragazzi, questo fondamentalmente è, secondo me, il consiglio ultimo ma più importante appunto di tutti. Prima di concludere il video, ragazzi, volevo comunque sempre ricordare dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale, passando il link in descrizione, potete acquistare tutto ciò che volete a dei prezzi veramente ribassati, senza pagare un centesimo di più. Sono aperti per chi volesse anche gli abbonamenti. Gli abbonamenti, ragazzi, sono a un prezzo veramente irrisorio, perché costano al massimo una manciata di euro. E comunque sblocchereste alcuni contenuti in esclusiva dedicati appunto per i singoli abbonati, ma anche la possibilità di giocare comunque con me. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti che ne pensate. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, io ve ne sarei molto grato. Alla prossima dal vostro Luca Taran. Ciao!